La gentrificazione è nefasta perché le persone migranti, le persone vulnerabili vengono sfrattate, si mettono bed and breakfast, appartamenti turistici e quindi diventa un quartiere turistico e si va a snaturare l'essenza. Ci troviamo a Lavapiés, uno degli ultimi quartieri popolari di Madrid. Qui la gentrificazione sta completamente trasformando la zona, cacciando via le persone più povere. Al loro posto arrivano i ceti abbienti, i turisti e gli affittuari di breve periodo. Sono spinti dal marketing territoriale, dal turismo e soprattutto dalla speculazione edilizia. Adesso sto andando ad incontrare Chiara, una ragazza italiana attiva nei movimenti popolari madrileni. Lei ci guiderà nei luoghi in cui la popolazione resiste alla gentrificazione, offrendo servizi alle famiglie e nuove prospettive sociali e culturali. Samuele? Sì, ciao Chiara, ciao. Ciao Samuele, piacere. Ciao. Benvenuto. Io sono arrivata a Madrid nel 2012 e poi nel 2013 mi sono spostata a Lavapiés grazie a dei contatti amici che già partecipavano del mondo attivista madrilegno e poi piano piano mi sono inserita in vari contesti popolari e di attivismo locale. Da lì poi comunque già c'erano tante attività che si sviluppavano nel quartiere che appunto poi vi mostrerò negli spazi. C'erano attività femministe, attività comunque di sport, ci sono attività anche dal punto di vista della sanità pubblica. Questo quartiere per me è stato molto affascinante dal punto di vista della cultura e dell'interculturalità, è incredibile. Io dico sempre che questo quartiere mi ricorda un po' quando lavoravo in cooperazione, perché esci per strada, incontri dalla persona Bangladesh all'equatoriano, al boliviano, all'africano e quindi ci sono tante culture conviventi insieme, ognuna con le proprie idee, le proprie storie nel rispetto. Si è accorta che qui le cose stavano cambiando? Diciamo che già dopo il 2012, dopo la crisi immobiliare, i prezzi qui sono comunque cambiati degli appartamenti e per cui già da lì iniziavamo a vedere che c'erano molto più Airbnb, bar, locali moderni, diversi da quelli che c'erano stati sempre e poi soprattutto ce ne siamo accorti perché piano piano molti di noi hanno dovuto rinunciare alle proprie case per gli aumenti degli affitti incredibili e anche spropositati, cioè a volte si duplicavano ma a volte anche si triplicavano. Comunque ci sono sempre di più gruppi guidati di turisti in varie lingue, banche automatiche per prelevare, cosa che prima non c'erano. Il problema non è del quartiere degradato, io non dico che non si debbano ristrutturare i posti, però è importante rispettare la storia, le tradizioni e i ritmi della vita di uno spazio. Per combattere la speculazione economica nel quartiere ci sono varie attività culturali e adesso ti porto a vedere un volo, un centro dove si fanno varie attività con bambini e donne. Ciao Matteo, piacere. Ciao. Matteo. Benvenuti a Mbolo Moidole, Hola Vecinas, benvenuti a Madrid. Ci troviamo nel locale di Mbolo che ospita le attività di Hola Vecinas. L'associazione Hola Vecina nasce nel 2020 durante la pandemia per ovviare alle difficoltà che rincontravano le persone, la popolazione vulnerabile, persone migranti, donne durante appunto la pandemia. Abbiamo la ludoteca dove i bambini giocano, leggono, fanno attività artistiche, disegnano. Poi abbiamo lo spagnolo e poi abbiamo los tramites, tutta la parte amministrativa che i migranti richiedono per poter vivere, perché c'è una difficoltà incredibile a presentare i documenti per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un permesso di studio, per una sovvenzione. La gentrificazione è nefasta perché le persone migranti, le persone vulnerabili vengono sfrattate, si mettono bed and breakfast, appartamenti turistici e quindi diventa un quartiere turistico e si va a snaturare l'essenza. Ciao, Grazie mille a voi. Ciao Matteo, grazie ancora, a grazie. presto. Ciao. Samuele, allora adesso io ti porterei a vedere la scuola popolare di calcio di Lavapiés, che sta proprio qua dietro. Perfetto. Hola, ¿qué tal? Ana, Samuele. Hola, Ciao. encantada.
¿qué tal? Dragonas de Lavapiés es un club deportivo que se formó en el barrio. Inicialmente se pensó como un proyecto creado para los niños y las niñas del barrio, un poco también para alejarlos de los malos entornos del barrio, de las pandillas, un centro que promoviese el deporte entre los más pequeños, sobre todo en temas de integración, ayuda de los unos a los otros, de colaboración y de cooperación. Hay equipos de mujeres, de hecho es algo de lo que estamos muy orgullosos en el barrio, de todo lo que ha conseguido Dragones de Lavapiés, porque ha creado el primer equipo de fútbol queer trans que existe. También hay un equipo de mujeres adultas que un día decidieron que querían empezar a jugar al fútbol y montaron su propio equipo de fútbol. Es totalmente gratuito, es libre y está abierto para toda la gente del barrio, y actualmente cuenta con más de 400 miembros. Hay gente de todos los países, hay una mezcla de todas las culturas que están representadas aquí en el barrio. Ha conseguido hacerse muy conocida no solamente dentro del barrio ni de Madrid, sino ya a nivel internacional, como una iniciativa salida del barrio, de la gente del barrio, y que ha conseguido expandirse, ha conseguido tener unos objetivos buenísimos para todos, para la gente del barrio y mucho más allá, hasta el punto de eso, de llegar a hacer reportajes con futbolistas internacionalmente conocidos. Ha habido un cambio enorme, o sea, un cambio indescriptible, no tiene nada que ver. Queda muy poco de lo que era el barrio hace 20 años, hace 15 años. Entonces ha sido un proceso lento, pero cada vez que se quedaba un local vacío, en vez de volver a un negocio del barrio, se transformaba en un negocio que venía a ser algo más con el objetivo de atender las necesidades ya de los turistas. Obviamente no sabemos lo que va a deparar el futuro. Ellos en realidad no pueden hacer que la gente esté en el barrio si las circunstancias de la gente no son óptimas. Para eso el deporte es una forma de unir, es una forma de progresar, es una forma de ayudar a educar en otros valores diferentes a los valores que quizá se nos puedan escapar algunas veces, ¿no? Y a través del deporte fomentamos ideas, conceptos de la vida que son muy positivos, ¿no? El trabajar en equipo, el divertirse, el aprender a respetar a los demás. Pensamos que el deporte tiene unos valores que son muy fuertes y que nos pueden servir para fomentar eso en los niños del barrio, ¿no? Oltre allo sport e a servizi per le famiglie e i bambini, anche la cultura può avere un ruolo centrale per creare comunità. Certo, noi infatti da sempre crediamo che la cultura dal basso sia fondamentale, e a Lavapiés ci sono vari spazi sociali che fanno sì che questo sia possibile. Adesso ti porto a vedere Tabacalera, uno degli spazi sociali più storici di Lavapiés. Purtroppo è in ristrutturazione, però almeno potrai avere un'idea dello spazio. Hi. Hi. Dove ci troviamo? Estamos en la puerta de la antigua fábrica de tabacos de Lavapiés, que lleva 13 años siendo el centro social autogestionado La Tabacalera de Lavapiés. Yo llevo colaborando con este centro social autogestionado desde más o menos 2011, y en este tiempo este proyecto ha tenido muchas fases diferentes, y suelo colaborar en cuestiones que tienen que ver con el edificio, las obras, soy arquitecto, y también en la facilitación de grupos y en la integración de la diversidad. El objetivo del centro social sigue siendo ese, estar observante a cuáles son los movimientos sociales emergentes en el territorio y dar cabida, ¿no? Dar territorio e incluso dar la posibilidad de politizar las cuestiones que hay en el barrio. Este barrio es especialmente activo, ¿no? Y sensible a las cosas que suceden. Es un barrio que está en transformación. Yo llevo 10 años y he podido observar, ¿no? Una transformación fuerte desde un espacio de organización y de forma de vida de migrantes económicos en la ciudad de Madrid a un espacio de resistencia, ¿no? Donde algunas personas luchan, algunos últimos reductos, ¿no? De clases populares en un barrio como este, que principalmente está organizado para dar servicio al turismo, ¿no? Y a las élites culturales globales. Yo creo que el futuro de un centro social como Tabacalera, o de muchos acuerdos, ¿no? De formas de gestionar los bienes públicos que podemos darnos, son una oportunidad para la población. Hace mucho tiempo que hemos delegado en los estados y en las multinacionales y en la Unión Europea la política, ¿no? La capacidad de decidir sobre nuestros recursos. Experiencias como la de Tabacalera y muchas otras, ¿no? Que podemos desplegar como bienes comunes son experimentos en los que las personas podemos hacernos responsables de los recursos que producimos, de nuestro territorio y también de la sociedad en la que vivimos. Ciao Pablo. Grazie. Próxima en Milán. Ciao. Ciao. Muchas gracias, Pablo. Cuídate mucho. Hablamos. Adiós. Chao.
Vedendo tutte queste realtà che a loro modo cercano di resistere contro la gentrificazione, mi fa pensare che forse un futuro diverso è possibile per Lavapiés. Sicuramente tutti speriamo che questo sia possibile e ovviamente tutte queste realtà stanno lavorando proprio per questo. Si stanno costruendo varie situazioni in maniera tale da mantenere viva la memoria di questi anni di attivismo e si cerca comunque di continuare a comunicarsi, a rafforzarsi gli uni con gli altri, perché nonostante le difficoltà è importante che la comunità del quartiere, i reali vicini dello spazio possano continuare a sviluppare bene le loro vite al di là appunto di questa gentrificazione enorme che stiamo soffrendo. Io spero che in futuro Lavapiés possa essere difeso dalle stesse persone che in questi anni partecipano a queste attività culturali, i ragazzi di Embolo, i ragazzi che stanno nelle attività di Tabacalera, che tutti loro fin da piccoli abbiano imparato ad amare il quartiere, il territorio, le tradizioni di questo spazio e le abbiano incorporate in maniera tale da poterle difendere in futuro e mantenerle vive ed attive. Io Chiara ti ringrazio, grazie mille per questo viaggio. Grazie a voi Samu, in bocca al lupo e a presto. Ciao. Stai bene. Ciao.